So tonight I want to talk about both the mind and heart state that we call metta and about the process of its development. Stasera vorrei parlare dello stato di mente-cuore, che viene chiamato metta, e del suo processo di sviluppo. Because I'm very aware that in all the talking today with the instructions and everything, that I actually haven't, I've talked around it, but I haven't, first of all, I haven't defined metta for you. Perché in realtà mi sono resa conto che oggi, con tutte le istruzioni che sono state date, ho un po' girato intorno alla metta, senza darne veramente una definizione precisa. And I want to give you the context of how this particular form of practice works, how it unfolds. Vorrei darvi anche il contesto nel quale viene a svilupparsi questa particolare forma di pratica. So to start with metta. Metta comes from the Sanskrit, or is related to the Sanskrit mitra, meaning friendliness. La parola metta è legata alla parola sanscrita mitria, che vuol dire amichevolezza. Metta is simply the wish for the welfare and happiness of living beings. E metta vuol dire semplicemente il desiderio del benessere di tutti gli esseri viventi, un augurio di benessere per tutti gli esseri viventi. In English it's usually translated as loving kindness, but people take this and they fixate on the love part rather than the kindness part. In inglese, peraltro anche in italiano, abbiamo adottato la traduzione gentilezza amorevole e le persone tendono un po' a fissarsi con l'aspetto amorevole, diciamo, dell'amore di queste due parole, piuttosto che sull'aspetto della gentilezza. Whereas it's actually the kindness part that is predominant. Mentre in realtà è proprio l'aspetto della gentilezza che è predominante. It's characterized by friendliness, quindi è caratterizzata da un senso di amichevolezza, benevolenza, tolerance, tolleranza. Oh, gee, this is great. The words are the same. Really a genuine acceptance. Quindi un senso di accettazione autentica. And it's well-wishing. È proprio un augurio di bene. So when we cultivate it, we use these phrases. May you be well, happy and peaceful. This is the well-wishing aspect of metta. Quindi noi utilizziamo all'inizio queste frasi: che tu possa stare bene, che tu possa essere felice. Questo è proprio l'aspetto dell'augurio che contraddistingue la pratica. And the proximate cause for metta to arise is connecting with goodness. La causa prossima per l'insorgere della metta è la bontà. So our own goodness, the goodness of others. Quindi la nostra propria bontà è la bontà degli altri. The abbot of the monastery where I am in Burma, Sayadaw U Indika, speaks beautifully about the spirit of metta. L'abate del monastero dove io vivo in Birmania, Sayadaw Indika. U Indika, parla molto bene, speaks very well, dello spirito della metta. And so I want to share a few of his quotes because I think they really beautifully capture the quality of metta. Vorrei quindi, mi fa piacere condividere con voi alcune citazioni, alcune sue citazioni, perché catturano veramente bene alcune delle qualità proprie della metta. The spirit of metta is the wish for the welfare and happiness of all living beings.
Lo spirito della metta è proprio il desiderio, l'augurio per il benessere, la felicità di tutti gli esseri viventi. There is never a wish for anything that is not beneficial. E non c'è mai il desiderio di qualcosa che non sia benefico. The spirit of metta is always peaceful and cool. Lo spirito della metta è sempre pervaso di pace e di frescura, è fresco. It is never burning or agitated. Non è mai bruciante o agitato. The spirit of metta sees the good. It never dwells on faults. Lo spirito della metta vede sempre il bene, non dimora e non rimane mai intrappolato in pensieri di male, non vede mai il male. And the spirit of metta is free from entanglement. E lo spirito della metta è privo di coinvolgimento. It is always accompanied by a spirit of independence. Ed è sempre accompagnato da uno spirito di indipendenza, di autonomia. These 4 quotes really capture so much of what metta deeply is. E queste 4 citazioni catturano davvero in profondità quello che è il senso più intimo della metta. And also what it isn't. E anche ciò che non è. And understanding what metta isn't is just as important as knowing what it is. E comprendere ciò che la metta non è altrettanto importante quanto capire ciò che essa è. The texts speak of the near enemy and the far enemy of metta. I testi parlano del vicino, del nemico prossimo e del nemico lontano della metta. The far enemy is relatively easy to understand. Il nemico lontano è relativamente facile da comprendere. It's the state of heart and mind that is the opposite of metta. It's far away from it. And it's ill will or dosa. Ed è lo stato mentale di mente-cuore che è il più lontano dallo stato della metta, dallo spirito della metta, ed è la malevolenza, dosa. Or any mind state that is tinged with that. O anche qualunque stato mentale che ha in qualche modo affine a questa condizione. That's not hard to understand. E questo non è difficile da capire. The near enemy is much more important to really let in. Il nemico prossimo invece è molto importante da comprendere a fondo. And it's also a lot more subtle. Ed è anche più sottile come senso. So the near enemy is described as attached love, pema. Il nemico prossimo viene descritto come amore pervaso di attaccamento, pema, Or craving, tanha. o brama, tanha. You all know by now the mind can be very sneaky. E sapete tutti ormai molto bene che la mente è ingannevole. And when we're close to somebody, when we love them, that can mimic metta. We think it is metta. E quando qualcuno ci è molto caro, gli vogliamo molto bene, spesso proviamo un sentimento che fraintendiamo con la metta, perché gli assomiglia un po'. There's certainly love there. Certamente c'è dell'amore, But just wait until that person does something that we don't like. ma aspettiamo, Right. basta aspettare che quella persona faccia qualcosa che non ci piace. If it's real metta, it doesn't change. If it's attached love, then Se è un vero stato di metta, allora ciò che proviamo non cambierà. Se invece non lo è, allora le cose cambiano davvero. The main quality of pure
metta is serenity and peace. La qualità principale della vera metta è serenità e pace. Whereas attached love, this near enemy, always has a stickiness to it. Mentre l'amore permeato di attaccamento ha in sé una sorta di è attaccaticcio, ha appunto questa sorta di è appiccicoso. Sì. I kind of think of it like that cling wrap stuff that, sticks to everything. You can't, everything it touches it sticks to. Come quella colla che basta toccarle e tutto ci resta appiccicato. So it's clinging, it's sticky, it's oppressive. Quindi c'è questo aggrapparsi, c'è questa qualità di appiccicaticcio, c'è questa tendenza a rimanervi legati. And it has an agenda. E ha un suo programma. And it's that agenda that is the hallmark of that near enemy of attached love. E questo programma, diciamo così, è proprio una sorta di compito, una sorta di qualcosa di programma che è collegato a questo amore permeato di attaccamento. So we speak of metta as boundless, limitless. Quindi noi parliamo della metta come qualcosa di illimitato, sconfinato, senza limiti. And one aspect of that boundlessness is this lack of an agenda. E questo aspetto proprio di sconfinatezza, diciamo così, è proprio collegata al fatto che non ci sia un programma legato a questo. It's the same for all beings, no matter what. Perché è uguale per tutti quanti gli esseri, qualunque siano le condizioni. It's without agenda, it's without expectation. Quindi non ha aspettative, non ha presupposti, diciamo. And free from all those things that can come with attached love, like longing. Ed è anche priva di tutte le cose che accompagnano l'amore con attaccamento, cioè la nostalgia, il desiderio, Grasping, l'aggrapparsi, needing, il senso di bisogno, wanting, il volere, entitlement, l'essere in diritto di, judgment, il giudizio, and so on, eccetera, eccetera. etc. Metta is, in quotes, simple well-wishing. La metta è, tra virgolette, un augurio di bene semplice. It's generosity of heart. È generosità di cuore. But when we just say well-wishing and generosity of heart, we need to remember that boundless part because it is completely without limits. Ma quando usiamo queste parole è importante però ricordarci di questo aspetto di cui abbiamo parlato, che è illimitata, senza limiti, senza confini. And this is the power of metta. E questa è la sua forza, il suo potere. Not because it's a strong feeling or a strong emotion, but because it has no limits. E questo non perché non ha nulla a che fare con un'emozione o con una sensazione, un sentimento forte, ma proprio perché ha questo aspetto di sconfinato, illimitato, incondizionato. And often when people come to the practice, they're looking for an emotional opening or a kind of experience. E spesso le persone quando vengono a fare una pratica di metta pensano o hanno l'aspettativa di provare a un certo punto un'emozione, una sensazione forte. And there can be some disappointment when, I'm not really feeling love. E a volte ci può essere del dispiacere perché non sto provando quest'amore che mi aspettavo di provare. But when you ask people, well,
are you in touch with this heartfelt well-wishing? They say, oh yeah, it's just everywhere. Ma se poi si chiede alle persone, ma siete in contatto con questo augurio di bene? Le persone rispondono sì, assolutamente. And they don't realize that is the metta, not the emotion that they might be expecting. E non si rendono conto che proprio quella è la metta, non l'emozione che aspettavano di provare. And at first in the practice, when the heart opens, there can be this warmth, this really sweet feeling. A volte all'inizio, quando il cuore comincia ad aprirsi, ci può essere una sensazione di calore, quasi una dolcezza. But as the practice deepens, the metta becomes more and more purified. It gets really very, we say in English, very chilled out. Ma man mano che la pratica si approfondisce, in realtà ciò che si prova è qualcosa di più freddo, più fresco, più Fresco. Yeah. fresco, Cool, peaceful, fresco. still. C'è una quiete. Sayadaw U Indika likes to speak, he has these metaphors. He likes to speak about metta air conditioning. Sayadaw indica ama usare molto certe metafore. Lui parla della metta come quest'aria condizionata. Which goes along with Vipassana TV. E questo si accompagna con la sua definizione della Vipassana come una TV. Metta aircon, I really like it because especially in Burma when it gets extremely hot, and it will be very hot here next week actually, this week, coming week. When it's really hot and you walk into a room, it feels like, oh, you're walking into a small oven. And you turn on the air conditioning. And there isn't an immediate sense of coolness. And you don't notice it happening, but eventually the room becomes cool. Per esempio in Birmania la temperatura può diventare veramente estremamente rovente, quindi si entra in una stanza, nella stanza e fa veramente caldissimo. Tra l'altro la settimana che viene farà davvero molto caldo anche qui. E poi poi si apre, si accende l'aria, si mette in moto l'aria condizionata e senza che ci se ne accorga in realtà tutto si rinfresca. So just in the same way, the metta heart is cool and peaceful. E allo stesso modo il cuore di metta è fresco e in pace. And it becomes that way slowly. It's not like you're switching on a switch and immediately everything's chilled out. E questo accade a poco, non è che si gira un interruttore improvvisamente tutto si raffredda. And what's missing is all the heat that comes from either the far enemy of dosa or all those near enemies. Quello che viene a mancare è tutto quello che è collegato col nemico lontano, dosa, e anche con quello prossimo. So there is an evenness to it. Quindi c'è un senso di un senso piano, diciamo. So that the metta for all beings is identical. In questo senso la metta, quindi, nei confronti di tutti gli esseri è identica, è uguale. It doesn't mean we love them or maybe we don't even like them. Questo non vuol dire che li amiamo e può accadere persino che non ci debbano necessariamente nemmeno piacere. We don't have to approve of them if they're doing bad things. Non dobbiamo nemmeno approvarli se fanno qualcosa di sbagliato. But there is still well-wishing. Ma ciò che rimane è questo augurio di bene. And the same goes internally, if there's something about ourselves that we don't appreciate or like, well, may I be well, happy and peaceful anyway, no matter what. Questo vale anche per noi stessi. Se c'è qualcosa di noi che non ci piace,
comunque che io possa stare bene, che io possa essere felice e in pace. And that anyway is the essence of metta. No matter what, may you be well. E questo comunque, non importa quali siano le condizioni, comunque che tu possa essere felice, che tu possa stare bene e in pace. And we cultivate metta not so other people change. This is really important to get. Not so other people change. Ed è molto importante sottolineare quest'altro aspetto. Noi non stiamo coltivando la metta perché per fare in modo che gli altri cambino. And not so that their situations change. E nemmeno che le loro situazioni, la situazione in cui vive, in cui si trovino, debba cambiare. But so that our heart changes in relationship to that. Ma piuttosto che sia il nostro cuore a cambiare, a mutare in relazione a quello. That's the lack of an agenda. E questo è appunto la mancanza di una condizione, di un programma. So, in everyday life we are faced with any number of different people and any number of different responses to them. I'm refraining from saying certain things, but people out there are not all good. You just can't get around that. E nella nostra vita quotidiana inevitabilmente incontriamo una quantità innumerevole di persone e ci troviamo a doverci confrontare con altrettante nostre risposte o reazioni nei loro confronti, e dobbiamo anche accettare il fatto che non tutti sono buoni. But can we wish them well anyway? Ma siamo in grado, siamo capaci di augurare il loro bene comunque? And it's a paradox. You don't need to approve of wrong action to have metta. E questo può sembrare un paradosso, ma non c'è bisogno di approvare le azioni di qualcuno per provare nei suoi confronti della metta. Metta is not passive or weak. La metta non è né passiva né debole. Metta is not without psychological boundaries. E la metta non è priva di confini psicologici. The mind and heart that is imbued with metta is really a strong and balanced mind. La mente che è permeata, il mente-cuore che sono permeate di metta, è una mente forte. It is this. È una mente bilanciata, equilibrata. No, sorry. It's this well-wishing that's grounded in compassion. È questo augurio di bene che è radicato nella compassione, sustained by joy, che è sostenuto, supportato dalla gioia, and supported by equanimity. E anche supportato dall'equanimità. So that's what you're cultivating with this phrase. Ed è tutto questo che voi state coltivando con la frase che pronunciate. And that's why I didn't really take the time to define it this morning, because it takes a while. È per questo che questa mattina non l'ho definita, perché ci vuole un po' di tempo per farlo. So the practice of cultivating this state has a number of aspects. La pratica della coltivazione della metta ha una serie di aspetti diversi. That I really want to speak to by way of context, to give you a sense of what you're doing.
E vorrei darvi dei contesti per questo, in modo che veramente afferriate un po' il senso di tutto ciò. First of all, there are two main ways to do this practice. Innanzitutto ci sono due modi fondamentali di fare questa pratica. The first is to cultivate metta for the sake of concentration. Il primo modo è una coltivazione della metta che ha come scopo la concentrazione. And if you are using this practice as the foundation of concentration, and when I say concentration I mean jhana, e se usate questa pratica come fondamento per la concentrazione, come concentrazione intendo i jhana, if you're doing this, there are a number of different things you need to bear in mind. Se state facendo questo c'è una serie di cose che bisogna tenere bene a mente. Two main things, actually. The first is that you need it both relate to the beings for whom you cultivate loving kindness. Entrambi sono in relazione con gli esseri nei confronti dei quali state coltivando la gentilezza amorevole. So, first of all, the beings for whom you cultivate metta need to be alive. Prima di tutto, gli esseri verso i quali state praticando la metta devono essere vivi. And secondly, and this also holds to a certain extent if you're cultivating metta just for the sake of the metta, but particularly for the concentration, they need to be somebody for whom you have no sexual attraction. E punto numero 2, e questo vale anche in un certo senso per certi versi se si coltiva la metta per se stessa, ma soprattutto nel caso della metta ai fini della concentrazione non ci deve essere un'attrazione sessuale nei confronti della persona verso la quale si sta praticando. The texts all say they need to be somebody of the same gender as you. E i testi dicono deve trattarsi di una persona dello stesso sesso. But and this is very interesting to speak to a Burmese monk about. When you tell a Burmese monk, but some people have sexual attraction to the same gender, and there isn't the cultural understanding of that. So basically the bottom line is it's about sexual attraction. So traditionally they need to be the same gender as you. But if you happen to be more sexually attracted to a being of the same gender, go with the opposite gender. Just go with wherever there's least sexual attraction. Allora, tradizionalmente quindi si dice di non rivolgere la metta nei confronti di una persona dello stesso sesso, cioè del sesso opposto, scusate, nei confronti del quale tradizionalmente si avrebbe un'attrazione sessuale. Ed è molto un po' particolare quando, parlando con un monaco birmano, gli si dice: ma sai, può capitare che qualcuno provi attrazione per una persona del proprio sesso, e questo non è culturalmente ben concepibile per un monaco di quella tradizione. Ma se comunque nel vostro caso voi provate invece una predisposizione per persone del vostro stesso sesso, allora rivolgete la metta nei confronti dell'altro. Ho detto il contrario, vero? No, ho detto giusto, ok. So these are two things you really need to pay attention to if you are cultivating metta for the sake of concentration. Quindi queste sono le due cose che dovete tenere a mente se praticate la metta ai fini concentrativi. Or you can cultivate metta primarily for the sake of the metta itself. Oppure potete coltivare la metta per la metta stessa. So two really different intentions. Sono proprio due intenzioni diverse.
When you cultivate metta for the sake of concentration, metta will arise, but the concentration is more important. Se praticate la metta per la concentrazione, naturalmente sorgerà la metta stessa, ma ciò che prevale è l'aspetto di concentrazione. But you can actually use this practice less for the concentration than for the metta itself. Ma potete praticare meno per la concentrazione, invece più per la metta stessa. And this is not just supportive of everyday life, but it's also incredibly supportive of the vipassana practice. E questo dà un sostegno, è un supporto straordinario non soltanto per la vita di tutti i giorni, ma anche per la pratica della vipassana. And if you're cultivating metta for the sake of the metta itself, the practice can be much more flexible and fluid. E quindi se la state praticando per la metta stessa, la pratica può essere più flessibile e più fluida. So, whichever of these you're doing, whether for the sake of the concentration or for the sake of the metta, there are really two aspects of this practice. In entrambi i casi ci sono, a dire il vero, proprio due aspetti prevalenti della pratica. Because the practice is twofold. It is a training and it is a purification. Perché la pratica è al tempo stesso un addestramento e una purificazione. So first as a training. Quindi prima di tutto come addestramento. You've probably already seen today, I have no doubt, I'll hear tomorrow, but you've probably already seen today how wild the mind can be. Probabilmente oggi vi siete già accorti, non ne dubito, ma probabilmente ve lo sentirò dire domani, che la mente è davvero selvaggia, senza controllo. It does what it wants. Fa quello che vuole. And we can really struggle with this. E possiamo davvero trovarci in difficoltà con questo. We struggle with what arises, we struggle with the way things are. Dobbiamo lottare, confrontarci con quello che si presenta, con i suoi contenuti, con i nostri desideri. We can't control the mind. La mente non si può controllare. Can anybody here control the mind? Qualcuno qui è in grado di controllarla? No, it's not possible. Davvero non è possibile. But we desperately want to, right? Ma in realtà lo desideriamo davvero disperatamente. This is what we call in English an exercise in futility. È quello che in inglese chiamiamo un esercizio futile, un esercizio di futilità. Because the mind is not ours to control. Perché la mente non è nostra, non siamo noi che possiamo controllarla, non ci appartiene. What arises is the result of causes, conditions, kamma. Ciò che emerge è il frutto, è il prodotto di cause e condizioni, kamma. And habit. E anche dell'abitudine. Which is, a bundle of all those things. Che è una sorta di coacervo di tutte queste cose. So, one of the first tasks in the practice is to tame the mind. Quindi uno dei primi compiti di questo addestramento consiste nel domare la mente. To train the mind. Addestrandola. There's some beautiful verses in the Theragatha, the verses of the first Buddhist women. Nel Theragatha le parole delle prime donne buddiste, ci sono delle parole bellissime, dei versi bellissimi. Where a nun describes coming down from Vulture's Peak where she had spent the day meditating. E in questi versi questa monaca descrive come ritornando dal picco dell'avvoltoio dove aveva meditato tutto il giorno.
And as she came down from Vulture's Peak, she saw an elephant emerging from its bath in the river. E mentre ritornava dal picco dell'avvoltoio, vede un elefante che emerge dallo stagno in cui si stava bagnando. And the elephant trainer, the mahout, said, "Give me your foot." And the elephant gave him his foot, and he climbed up on the elephant, and they went away. E questa monaca vede che il domatore dell'elefante, il mahout, gli dice all'elefante dammi la tua zampa, e l'elefante la solleva, il mahout ci sale sopra, sale sull'elefante e si allontanano. And she speaks so beautiful. She says, "I saw the untamed tamed." E in modo meraviglioso lei dice: ho visto ciò che non era domato, l'indomabile domato. And with that, I entered the woods and trained my mind. E con questa sono entrata nella foresta e ho domato la mia mente, ho addestrato la mia mente. So using this sight of a trained elephant as an inspiration, knowing how wild elephants can be. Quindi ha tratto ispirazione da questo elefante selvaggio, così indomabile, ma addestrato, ha tratto ispirazione per addestrare se stessa. And in the primary texts, the Buddha has so many beautiful metaphors about training elephants, training horses. E nei testi antichi, nei primi testi, il Buddha ha queste metafore bellissime sull'addestramento degli elefanti, l'addestramento dei cavalli. He speaks in the Majjhima Nikaya in Majjhima 125. Nel Majjhima Nikaya 1.25 dice: he speaks about a forest elephant. E parla di un elefante della foresta. And how when a forest elephant is brought out into the open, he longs for his old ways. E di come quando questo elefante viene portato fuori, viene allontanato dalla foresta, viene portato negli spazi aperti, prova una grande nostalgia per i suoi modi, per il suo vecchio modo di vivere. Even though they're more dangerous and less comfortable than the king's palace. Anche se si trattava di una condizione molto più pericolosa di quella in cui viveva quando si trova nel palazzo del re. This is habit, right? We long for our old ways, even though we know them to be dangerous, unwholesome, not useful. Ed è così che siamo fatti anche noi, desideriamo i nostri modi abitudinari di essere, anche se sappiamo che per noi sono fonte di pericolo e poco salutari. And in the face of the strength of that habit, we have to be gentle, we have to be understanding, and we have to be respectful of ourselves. E di fronte, dovendoci confrontare con le nostre abitudini, dobbiamo avere un atteggiamento di gentilezza e di rispetto and understanding. E di comprensione. It says in that text, he says, the elephant tamer addresses the forest elephant. E in questo testo dice il domatore dell'elefante gli si rivolge with such words that are gentle, pleasing to the ear, affectionate and going to the heart. Gli si rivolge con parole che sono gradevoli, gentili, affezionate e piacevoli per il cuore, going to the heart. E che penetrano nel cuore. Nice elephant. Bello elefante, bello. So, what's your attitude to your wild mind? Quindi qual è il vostro atteggiamento nei confronti della vostra mente selvaggia? Do you speak to yourself gently, affectionately, in a way that's pleasing to hear, going to the heart?
Vi rivolgete a voi stessi in un modo gentile, piacevole all'orecchio e che caro al cuore. When some unwholesome mind state arises that you don't want or like, Tutto questo quando dovessero sorgere degli stati poco salutari che non volete, che non vi piacciono affatto, or that same stupid thought arises that you wish you wouldn't think, oppure sorge sempre il solito stupido pensiero che non vorreste pensare ma che sorge comunque. this is really the challenge in this practice. E questa è davvero la sfida di questa pratica. To acknowledge this stuff kindly. Rendersi conto, confrontarsi con questi stati mentali ma con gentilezza. To stand your ground, but gently. Quindi essendo fermi e gentili al tempo stesso. To really acknowledge the presence of this wild mind without giving into it and without following it, without feeding it. Quindi riconoscere la presenza di questa mente apparentemente indomabile senza alimentare le sue tendenze. So all sorts of things can arise in the practice. For example, restless boredom. Nella pratica possono sorgere innumerevoli cose, per esempio noia e irrequietezza. I'm sure a lot of you have felt this today. Sono Yeah? certa che molti di voi abbiano provato questo oggi. When is this sitting going to be over? Isn't she going to ring the bell? Maybe she's asleep. Quando finirà questa seduta? Forse si è addormentata, non si sarà mica addormentata. And then, there's movement, or you look at your watch, or, it's like E poi senza volerlo improvvisamente guardiamo l'orologio. The task in the face of that kind of thing is not to give in to it, not to move, not to look at your watch, not to follow the thought, but to simply rest there. Let it be there and cultivate loving kindness anyway. E il compito consiste nel non guardare l'orologio, non obbedire a questo impulso, ma continuare a prenderne atto e continuare con la pratica della gentilezza amorevole. The training is this repeated inclination away from these kinds of habits. La pratica è proprio questo Whatever it is. inclinare ripetutamente la mente in una direzione opposta a quelle che sono le nostre tendenze abituali. Yes, I'm bored and restless. May I be well, happy and peaceful anyway. Sì, sono annoiata, irrequieta, ma che io possa ugualmente essere felice, in pace, stare bene. Or sleepy, or whatever it is. Allo stesso modo con il torpore, la sonnolenza o qualsiasi cosa si presenti. By acknowledging, letting it be there, and inclining to the metta anyway, you're creating a new habit. Quindi prendendone atto, riconoscendo ciò che c'è, ma al tempo stesso inclinando la mente nei confronti della metta, e questa crea una nuova abitudine. And the more you incline to the metta, the more often you incline to the metta, the stronger that habit becomes. E più si tende verso la metta, più viene facile farlo e più questo diventa un'abitudine. And that replaces the old habit. E questo non fa che rimpiazzare la vecchia abitudine. It's unbelievably simple, È incredibilmente semplice, but not easy. ma non è proprio così facile. The Buddha said, whatever a monk frequently thinks and ponders upon, that will become the inclination of his mind. Il Buddha disse, qualunque cosa su cui il monaco riflette ripetutamente diventa l'inclinazione della sua mente e l'abitudine della sua mente.
Some people say in English there's an expression, fake it till you make it. In inglese c'è un modo di dire che più o meno è fate finta finché non ci riuscite in modo autentico. But that's not quite it. I mean, some people use this for the metta, oh, you may not feel it, but say it anyway. But it's not that. It's feed it so it grows. Non è però esattamente così, più che altro in realtà è nutritela finché non cresce spontaneamente. So we want to feed the metta. Quindi la vogliamo alimentare. Sorry. Yeah, go ahead. Not the unwholesome mind states that might be arising. Quindi quello che vogliamo fare è alimentare la metta e non alimentando gli stati poco salutari che potrebbero presentarsi. And it's this inclination, this feeding the wholesome and starving the unwholesome, that is the essence of the second aspect of this practice, which is purification. Ed è proprio questo alimentare ciò che è salutare e affamare, diciamo così, ciò che non lo è, che è il secondo aspetto della pratica, e cioè quello della purificazione. And I want to talk more about that in another talk because it's a longer subject. But briefly now, just to give you kind of the lay of the land. E ne parlerò più diffusamente in un altro discorso, perché è un discorso che merita il suo tempo, ma vi accennerò adesso, vi darò intanto un quadro generale. This purification is a gradual opening of the heart. Questa purificazione è una graduale apertura del cuore. A purification of both those near and far enemies. Una purificazione dei due nemici, sia quello prossimo che quelli lontani. And a deepening and strengthening of acceptance. Un approfondimento e un rafforzamento dell'accettazione. And our ability to open to the faults of others and still have well-wishing. E anche della nostra capacità di aprirci ai difetti, alle manchevolezze, diciamo così, degli altri, ma al tempo stesso essendo in grado di augurare loro il loro bene. The gradual nature of this heart opening is created through a sequence of categories. Questa gradualità di apertura accade attraverso una sequenza di accadimenti. So that's all I want to talk about tonight is the categories of beings for whom we radiate metta as a sequence. Quindi attraverso una sequenza di categorie, ed è di questo a cui vi accennerò questa sera, queste diverse categorie di persone nei confronti dei quali auguriamo metta. Just to kind of give you a heads up for those of you who are not familiar with this, of where we're going with the practice. Solo per darvi un'idea, per coloro i quali non hanno familiarità con questa pratica, della direzione verso i quali ci stiamo incamminando. So we start with ourselves. Quindi si comincia con noi stessi. Because we have an intimate, experiential, first-hand understanding of wanting to be happy, wanting to be well, wanting to be at peace. E cominciamo con noi stessi perché abbiamo una comprensione di prima mano, conosciamo perfettamente come il nostro desiderio di stare bene, di essere in pace, di essere felici. It's a direct experience. È un'esperienza diretta. And then with that as a foundation, and we don't have to love ourselves, but we just have to connect with, oh, may I be happy. We then have an empathetic bridge for other beings whose experience we don't know directly. E questo ci fornisce un ponte di empatia
verso l'altra persona di cui noi non sappiamo praticamente nulla. So first people and then all beings who we don't even know what their experience is. Quindi prima una persona e poi tutti gli esseri di cui veramente davvero non sappiamo nulla delle loro esperienze. So we start where it's easiest. Quindi si comincia da dove è più facile. This category you have been dwelling in today, which is radiating metta for a benefactor. La categoria da cui abbiamo anche cominciato oggi, l'irradiare metta, rivolgere la metta nei confronti di un benefattore. Somebody you respect, somebody you admire, somebody whose goodness is really easy to see. Una persona che rispettate, una persona che ammirate, di cui è facile avvertire la bontà. And then the next category, which we will go to tomorrow, is the dear friend. E la seconda categoria, e vi andremo domani, è l'amico, la persona cara. This is harder because we're close to this person. We love them. There is that stickiness, that potential attachment. E qui è un pochino più difficile perché è una persona che ci è cara, quindi potenzialmente c'è questo aspetto dell'attaccamento. And then, once we are successful there, we go to somebody whom we don't know, somebody who's just an unknown being. We neither love them nor hate them. Poi, dopo che abbiamo avuto successo con questa persona, si passa a una persona che non conosciamo, né le vogliamo bene né la odiamo. When we're successful there, then we go to the enemy. Poi da lì, una volta che si è avuto successo con questa categoria, si passa a quello che è il cosiddetto nemico. And sometimes people break this category into two. First the disliked person, and then the enemy. So first someone who the negativity is directed towards them from us, we just don't like them. The other, they have actually harmed us. The negativity has come to us. Mm-hmm. A volte questa categoria viene divisa in due. Prima la persona nei confronti che non ci piace, una persona verso la quale siamo noi a non avere apprezzamento, e la seconda parte è una persona che ci ha fatto del male. The challenge here is obvious. It's purifying ill will. E qui Anger. La sfida è più che chiara, si tratta di purificare la malevolenza, l'avversione. And once we're successful there, then we open to all beings. E poi una volta che abbiamo avuto successo in questa categoria ci apriamo a tutti gli esseri. Human, non-human, living near and far away, born, all sorts of beings. Tutti gli esseri senza eccezioni, umani, non umani, nati, non nati, e via dicendo. So gradually, in doing this, we're diminishing any sense of agenda and any self-centeredness around our relationship with these beings. In questo modo gradualmente si va a scarnificare, diciamo così, a diminuire man mano quello che è un senso del programma collegato alle persone e il senso del nostro personale coinvolgimento. And the whole point of this purification practice, and I'll speak more about this, but just to give you a sense, if things that are not metta have arisen, that's the way it's supposed to work. E voglio dirvi che uno dei modi in cui questo lavora è se sorgono delle cose che non sono metta, è proprio così che funziona la pratica. We get to see all the things in the heart that need to be purified. This is the way the practice works. Perché vengono ad emergere
proprio tutte le cose che devono essere purificate in noi, ed è proprio così che funziona la pratica. Not to quote the Buddha, but Dante, he said the path to paradise begins in hell. E senza citare il Buddha, ma citando Dante, gli dice il sentiero del paradiso comincia all'inferno. It's true. Ed è vero. Yeah. So I'll speak more about this tomorrow, but just wanting to give you the lay of the land. This is where this is going. E ne parlerò di più diffusamente domani, ma volevo darvi un'idea generale della nostra direzione. And if difficulties arise, it probably does not mean you're doing it wrong. E se sorgono delle difficoltà è più che probabile che questo non voglia dire che stiate facendo qualcosa di sbagliato. So I'll stop there, but I want to end with a verse from the Dhammapada. Vorrei concludere con un verso dal Dhammapada. Because when we cultivate this beautiful mind state of metta, when we train the mind, when we purify the mind in this way, we're fulfilling the complete teachings of the Buddha. Perché quando addestriamo così la mente attraverso questo processo di purificazione, in questa pratica meravigliosa, stiamo veramente realizzando l'insegnamento del Buddha. So this is Dhammapada 183. E i versi tratti dal Dhammapada 1.83. And I know many of you know it. I just love it because it totally describes the metta practice. So che molti di voi lo conoscono e mi piace moltissimo perché davvero descrive la pratica della metta. He says, cultivate the wholesome. Egli dice, coltiva ciò che è salutare. Refrain from the unwholesome. Trattieniti dal coltivare ciò che non è salutare. And purify the mind. E purifica la mente. This is the teaching of all the Buddhas. Questo è l'insegnamento di tutti i Buddha. So through this cultivation of metta bhavana, may your cultivation of the wholesome and refraining from the unwholesome and purification of the mind be completely fulfilled.